Testo di utilizzo di 4 borse che ho comprato per te. Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. Mi piace quando dico mio, che mi faccio sempre questa cosa tecnicamente che sbatto un po' la capuzzella. Capuzzella alias piccola testa, una testa piccola che contiene tanto cervello, piccola capuzzella, soprannome dato a mia figlia da una mia ex collaboratrice. Ma chiudiamo questa parentesi, diciamo, sempre ironica. Io sono Ornella Uzzino, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube in cui parlo di borse, compro borse. Infatti questo video non è sponsorizzato, tutte le borse che vedi le ho acquistate, le ho provate, le ho recensite e troverai poi le recensioni nelle varie schede, insomma un po' dovunque, o comunque nella playlist delle recensioni di borse che ci sono su questo canale. Faccio tutto questo per raccontare tutto quello che c'è dietro il mondo delle borse originali, ovvero quelle vendute attraverso il mercato legale. Mi oppongo alla contraffazione offrendo delle alternative, invece di dare i soldi a quelli che vendono pezzottato, dalle agli artigiani e ai brand che così sopravvivono, vanno avanti e fanno. Ma parliamo di tutto questo e anche di più dopo la sigla. La notizia più sconvolgente di questi tempi è che Follettina Creation è tornata online. In tutto questo, per restare aggiornata sul mondo, guardo i telegiornali, leggo il giornale e poi mi informo online per sapere che è successo. E pare che è una notizia che Follettina Creation, alla quale mia figlia dice che io somiglio, sia ritornata online e che stia litigando con altri creators, eccetera eccetera. Voi siete più informate di me, quindi datemi delle informazioni e tutto il resto. Ho testato queste 4 borse molto diverse. Pietro Visionà, poi Emozioni in Libertà, poi c'è la borsa di moda essenziale, ricordo a memoria, e infine Gianni Notaro. 4 borse, ti dicevo, molto diverse per funzionalità, per utilizzo, E poi c'è una curiosità che ho scoperto involontariamente, che nella mia collezione di borse, andando a ritroso di quasi un decennio, ho trovato una borsa da cui poi probabilmente è stata ispirata poi questa borsa qui, che però riprende una di queste borse qui, che però non è solo una di queste borse, insomma comunque cioè, sono venute fuori come al solito poi durante l'utilizzo tutta una serie di informazioni, perché molte di voi mi scrivete su Instagram e mi date dei feedback, delle cose sempre molto importanti, e quindi grazie mille. Una borsa che ho provato e che ti vado a recensire subito è questa qua di Visionà. È una borsa, in sostanza è particolarmente classica e forse, diciamo, ha inciso più o meno in senso positivo, nel senso che l'ho potuta usare di più. Un po' quello che trovo inutilizzabile è la questione della tracolla. È scomoda se non quando la metti così, che non è per me una posizione comodissima, però se la metti così e quindi apri la lampo o la tieni chiusa, questa portabilità è quella la più comoda, diventa una sorta di shopping. Il problema è che io tendo a portare le borse così perché magari o salgo, esco dalla macchina o vado in ufficio e tutto il resto, quindi non sempre è comodissima, poi si attacca negli orecchini, sai che adesso sto portando gli orecchini e tutto il resto, quindi c'è una complicazione in più, devono essere anche comodi per i miei orecchini, non mi straccio le orecchie, e quindi insomma questa cosa non ha giocato molto, anche perché poi la puoi mettere solo ed unicamente così, non ci sono ganci, non c'è altra opportunità, e se la vuoi portare sotto braccio non è comoda perché la luce dei mani, cioè l'altezza delle maniglie, non è ampia da poterti permettere questa cosa. Mentre ricercavo nella mia collezione di borse, ma prima di farti vedere insomma il contributo dal mio museo casalingo, ti faccio vedere che un po' si stanno alzando tutti questi laccetti qua, si è un po' allentata, diciamo, questo laccio, che diciamo bene o male si può risistemare ritirando giù. Ma prima di andare avanti e di farti vedere una particolarità che ho trovato su questa borsa, guarda il video dell'utilizzo. Nel caos più totale, allora
la borsa cosa c'entra? Io tengo, vabbè, la caricabatterie, il mio mitico portatrucco, bruscoletti vari, le chiavi di casa, portafoglio gigante, poi c'entra la agenda. Adesso riportando questo cosa per gli appunti perché sto studiando delle cose, quindi questa. Insomma, è capiente, c'entrano un po' di cose, è leggera, però non mi fa particolarmente impazzire. La cosa positiva è che producono in Italia. Sarebbe bello anche poter sapere dove producono, come producono, perché brand così importanti, comunque vendono a un punto prezzo così alto e producono in Italia, sarebbero anche da valorizzare e soprattutto far valorizzare i loro artigiani, che sicuramente sono italiani, che producono in maniera regolare, sicuramente insomma hanno tutta una serie di criteri per cui si servono della filiera produttiva nella maniera più ottimale possibile e soprattutto danno lavoro ad artigiani legali e quindi magari possono cominciare loro, come tanti altri brand, a fare la certificazione di filiera valorizzando poi chi produce per loro. La particolarità che ti dicevo è che questo è un modello che per certi versi, non voglio fare l'ossessionata di Zanellato, ma somiglia a una borsa di Zanellato, che poi non so se è ripresa da Zanellato questa o quella da loro, insomma così, ma una borsa della mia collezione molto vecchia che ha una storia molto particolare ci somigliava abbastanza e dico, cioè voi vedete che molto molto simile, e la borsa è questa. Differisce nei materiali poi e nella lampo davanti e dietro, ma in sostanza ha la lampo centrale così, è un modello di borsa alla fine, e rispetto a questo che è molto più pratica, questa qui sono i manici così, non ha bisogno della tracolla, quindi un suggerimento per una revisione eventualmente di questo potrebbe essere questa. Questa è una borsa vecchia che mi diedero da fare la riparazione e poi non era mia, dovevo fare un piacere, poi come al solito è andata a finire nel dimenticatoio, anche perché apparteneva a un mio ex consulente che non si è comportato benissimo, e quindi la tengo come ricordo che nella vita si sbagliano tante cose, compreso i consulenti, e per questo non si restituiscono i piaceri che uno ti chiede. Detto questo, insomma, chiedervi suona, ragazze, cioè nel senso che forse scegliere un altro modello, come qualcuno mi ha detto, vediamo, magari continuerò ad utilizzarla, è un bel brand, ripeto, è made in Italy e tutto il resto, ha un prezzo importante, magari mi aspettavo un pochino di più. Passiamo ad un altro brand un po' più piccino, una youtuber che comunque mi avete segnalato, molte delle sue follower mi sono venute a seguire, quindi grazie mille, e Sara, che mi diceva che queste borse, ha commentato proprio sotto al video, che insomma sta cercando di migliorare anche lei il mood e tutto quello che c'è. Da Instagram mi hanno segnalato che comunque questa borsa è un'inspiration di una borsa di Louis Vuitton, c'è una borsa di Louis Vuitton, perdonate la mia ignoranza, che delle volte non conosco proprio tutti i modelli, quindi nulla di male, lei l'ha reinventato, l'ha ristudiato, l'ha fatto con colori suoi, l'ha reso un prodotto più accessibile. Come dico, vedi, meglio comprare un prodotto originale che dà una mano comunque a una ragazza che sta investendo su se stessa, sta cercando di rimanere in Italia, di inseguire i suoi sogni, piuttosto che comprare un prodotto contraffatto, pezzottato, che non dà una mano in nessun modo. Poi sicuramente lei comincerà a creare dei modelli suoi e perfezionerà anche questa parte, ma cerchiamo di incentivare la buona azienda, incentivare soprattutto i brand che hanno il coraggio di rimanere qua, anche perché poi lei c'è un brand che è più improntato sulle scarpe, e un'ottima cosa è quella di favorire sempre di più appunto i brand made in Italy. Questa borsa di moda essenziale ovviamente non è proprio adattissima per me, perché come ti ho detto già è piccolino, il mio portafoglio ci entra, lo devo incastrare, perché io ho una borsa, non un portafoglio, però ci va, insomma, entra e esce fatica, ma ci va. Per cui ci metto le chiavi, la crema, insomma cose, cioè,
assorbente essenziale. Ovviamente lo sto abbinando questa borsa con altre borse per portare il computer, l'agenda, eccetera. Adesso, mentre stavo pensando alla questione di Sara, allora penso sempre che si creano c'è una sorta di dissing, no? Che sono praticamente litigi che si fanno online, a volte fatti di proposito, altre volte, ciò ti dicevo, la questione di Follettina che non so, sta litigando con chi e con altro. Allora delle volte noi ci muoviamo in delle dinamiche di vita, abbiamo la vita reale che sarebbe quella poi fatta in questo momento dai nostri cari, dalle nostre amicizie e tutto il resto, ma molto è diventato virtuale, per cui noi adesso non litighiamo solo in maniera fisica, quindi tu litighi con uno, litighi e amplifichi anche online, e quindi litighi pure con gente che non conosci, e si litiga anche di proposito, perché il litigio crea praticamente interesse, perché la gente comincia a dire no, secondo me c'ha ragione quello, secondo me c'ha ragione quell'altro. Uno dei motivi per cui cerco di stare pure lontana da certe logiche di concetto è di base che a me fare i video, portare avanti questo tipo di battaglia nulla a che vedere col vedere, questo diciamo così mi loderebbero le persone che insegnano dizione, nulla a che vedere col fatto della famosità o delle altre cose, ma non lo dico per umiltà o perché non mi faccia piacere, è proprio perché io utilizzo gli strumenti per cercare di comunicare un mio messaggio, e apprezzo quando magari molte o altre persone dicono io la penso così, in maniera educata, sempre discreta e tutto il resto, perché questo mi aiuta a crescere. Cosa diversa dover litigare con le persone per avere più visualizzazioni, follower o chi che sia. A me non interessa, a me interessano persone che abbiano più o meno gli stessi valori miei, che amano confrontarsi, che capiscano che dietro le borse non c'è solamente l'acquisto, che io faccio un sacrificio sia di tempo che di borse, ma c'è proprio un vero e proprio lavoro di valorizzazione di tutto quello che c'è intorno. Per questo sto cercando di accrescere il canale anche di altri tipi di esperienza, farti vedere le facce di chi produce, di chi crea i brand e tutto il resto, per farti comprendere e far comprendere sempre a più persone tutto il lavoro che c'è dietro. Ovviamente chi produce, che sono persone come me, come tanti altri che magari non hanno la faccia tosta di esporsi come faccio io, o comunque a volte qualcuno dice il coraggio, può essere anche perché non ti nascondo che delle volte ho avuto anche dei problemi a dovermi esporre anche per parlare bene, non solo per parlare, insomma, per dire la mia in senso negativo, anche per parlare bene, perché per mantenere certi altarini c'è sempre la necessità che le cose non cambino mai. Detto questo, visto che invece a noi le cose piace che cambino, un brand che mi ha particolarmente non stupito ma proprio colpito è questo qui. Questo brand qui che la borsa profuma ancora di quel mio amato profumo che non mi ha detto poi la mia amata amica. Prima di parlarti della borsa di Emozioni e Libertà, guarda il video di utilizzo. Troppo figa questa borsa. C'è il portafoglio, qui ci metto gli AirPod che adesso userò in macchina, questo qui ci ho messo le chiavi di casa, e qui c'è l'altra, scusate le voci di sottofondo ma sto per strada, c'è l'altra dove ho messo agenda, portatrucco, tutto quello che non c'entra, c'è il computer e l'ho lasciato in ufficio perché sto in giro. La borsa con cui mi sono trovata meglio appunto è proprio questa qui. Ho un'altra borsa che sto testando, la pochettina, quella lì gialla piccolina, perché è davvero figa, insieme all'altra pochette che è uscita da qua dentro, che ho tolto, e mi ritorna comoda per tenere le salviettine o le altre cose. E questa è enorme, ancora devo andare al mare, quindi ancora la devo testare per il mare, molto capiente. Risulta un po' pesante perché ovviamente essendo così grande uno la sovraccarica e risulta pesante, però tiene una bellezza, infatti non ho ceduto proprio, l'ho usata veramente tanto. Questo è uno spettacolo, cioè io mi sono trovata benissimo perché la tracollì, il manichino è lungo
il giusto. Ci entra anche il mio mega super portafoglio borsetta, il make up, veramente un ottimo prodotto, e quindi voglio dire, ripeto tutto quello che c'è dietro la storia di questo brand, la cura nei dettagli, tutto quello che accompagna poi l'acquisto, è tutto super perfetto e super figo, quindi stra consigliato. Mentre viaggiamo al sud, ritorniamo un po' più su dalla Puglia e andiamo di nuovo a Napoli. Parlo di questa borsa qui, che questa borsa qui è quella di Gianni Notaro, Nemo Profeta in Patria. Faccio questa nota perché racconto i brand locali e ricevo meno feedback di quelli che magari ricevo da brand che sono fuori regione, mettiamolo così. Gianni Notaro è una borsa molto particolare, che quindi si fa molto notare, e ti faccio vedere come l'ho utilizzata. Cosa c'entra in questa borsa? Allora, questa è quella di Gianni Notaro. Qua ho messo il portafoglio, poi mo è vuoto, però ci riesco a mettere anche il computer, gli appunti, portatrucco e agenda. Col computer diventa molto pesante, al momento tiene, vediamo. Sto cercando di riprendere connessione con me stessa perché sono in una fase, mi hanno mille cose in testa. Insomma, Gianni Notaro è un brand che ripromuoverei, mi piacerebbe che valorizzasse ancora di più chi produce sul territorio, come produce, perché insomma che ci sono tanti artigiani, tante brave persone che ci sono dietro, e quindi lo ripromuovo per questo. Cuore Napoli, cuore mio, e quindi è una cosa che in questo senso mi sento di fare un po' del campanilismo, del patriottismo, del senso di appartenenza, come lo vuoi chiamare, e quindi di tifare molto Napoli. Dovessi ricomprare fra tutti questi brand, questi 4, dovessi proprio scegliere, avessi scelto senza avere il canale YouTube, probabilmente quello che risceglierei sicuramente è questo, e subito dopo le borse di Sara, ma in altri modelli magari più innovativi, che hanno un po' più di ricerca. Però di base i 2 progetti che mi piacciono tantissimo sono questi 2, e in cui ci vedo tanta anima. Sarà che sono donne, sarà che sono attive, iperattive anche sui social, che cercano di comunicare un messaggio, a me piacciono tantissimo. Ovviamente se ti piace una borsa, un'altra ancora, è importante che tu me lo dica e mi segnali altri brand. Io provo attraverso le recensioni, come ti ho detto, a descrivere tutto quello che c'è dietro, ed è importante che tu mi dica cosa ne pensi, che brand vuoi che compri, che cosa vorresti vedere nei video. È fondamentale avere la tua opinione. Io ti aspetto al prossimo video. Ciao da Ornella.